Non vi ho mai nascosto il fatto di essere profondamente legato al retro gaming, in generale ai videogiochi del passato. Solitamente durante il periodo natalizio o in generale durante l'inverno ricerco una connessione più diretta con i videogiochi del passato, tornando in quei mondi o quelle storie che ho già ampiamente vissuto, o approfittandone e recuperando il terreno perduto con nuove, seppur vecchie. Quando ciò accade mi soffermo maggiormente a pensare, a domandarmi, ad analizzare come le cose siano cambiate. Questa volta il soggetto preso in analisi è la FOMO, un nemico, una piaga invisibile che dall'esterno ha infettato il mondo videoludico. Pillolini, miei cari pillolini, e benvenuti in questo nuovo video di Player Journey, il format e la rubrica dove vi narro di videogiochi dal mio personale punto di vista. Il viaggio del videogiocatore, attraverso pensieri, discussioni e soprattutto condivisione con voi. Prima di lanciarci nel vivo del video e dirvi perché, secondo me, la FOMO è un nemico donchisciottiano, abbiamo, come sempre, la sigla. Ma effettivamente, cos'è la FOMO? Per chi non lo sapesse, è l'acronimo inglese di Fear of Missing Out, la paura di perdersi qualcosa, di essere tagliati fuori. Il termine fu coniato dall'imprenditore americano Patrick J. McGuinness, quando nel 2004, ancora studente, lo utilizzò in un suo articolo chiamato FOMO Sapiens per la Harvard Business Review, per descrivere sia la sua esperienza personale, sia specifici pattern dimostrati dai suoi compagni, una corsa senza sosta da un evento al successivo, per paura di perderselo e di esserne esclusi. Ad oggi quell'articolo non è più accessibile, a patto di non usare Wayback Machine, ma ciò che era contenuto fu poi trasposto in un libro, ancora oggi acquistabile, e in una serie podcast redatti dallo stesso McGuinness, con lo stesso titolo. Tornando alla FOMO, è una forma di ansia sociale che deriva da ben molto prima dei giorni nostri, ma che, con il proliferare dei social, si è inasprita fino al punto da diventare un serio problema. Sicuramente coloro appartenenti alla generazione Z e Alpha sono più vulnerabili, ma anche noi millennial, la generazione che ha fatto da ponte tra il mondo pre-internet e digitale, per come lo conosciamo oggi, e coloro che sono venuti prima di noi, non ne sono immuni. Avete mai acquistato qualcosa in sconto solo perché fosse in sconto e non perché sentivate la necessità? Inseguito un trend social o pubblicato video o immagini su di un argomento scottante? Avete mai guardato un film o una serie TV perché ne stanno parlando tutti? Avete mai corso per finire un gioco prima che esso venisse tolto da servizi in abbonamento come Game Pass o PlayStation Plus? O ancora, avete preordinato un gioco a scatola chiusa, ma poi ve ne siete pentiti? O al contrario, sentivate la necessità di sapere tutti i dettagli possibili di un gioco sin dal suo annuncio fino alla data di uscita? Questi sono alcuni esempi, ma tutti si ricollegano allo stesso filo, quello della FOMO. Ci sarebbe un lungo e approfondito discorso da fare che ricade sulla psicologia, facoltà di cui io non ho alcuna nozione. Per questo motivo mi focalizzerò sul parlarvi del frangente videoludico. Detto ciò, oltre agli esempi fatti prima, ve ne sarebbero altrettanti che, uniti insieme, formano questo grande nemico invisibile. Perché invisibile? Perché spesso non ci accorgiamo della sua presenza. Viviamo oramai in un mondo veloce ed iperconnesso, dove qualcosa di lento o non con ritmi iperattivi viene percepito con noia e spesso scansato perché che brutta la noia. E nel mondo videoludico come si traduce ciò? Con meccanismi studiati appositamente per tenere il giocatore il più possibile, per più tempo possibile, attaccato ad un gioco in questione. Essi sono partiti originariamente con il concetto di DLC,
l'acronimo che sta per Downloadable Content, con espansioni del gioco base, cosmetici o elementi di gioco che vanno a dare un vantaggio al giocatore, che esso sia nelle meccaniche del gioco stesso o più semplicemente un vantaggio in termini di tempistiche. Un buon esempio che posso farvi fu la possibilità di acquistare dei pacchetti specifici per sbloccare le armi di Battlefield 3, anche tutte volendo, prima del loro ottenimento tramite il livello del profilo. Questo è un esempio sparuto, ma abbiamo moltissimi altri casi analoghi, come ad esempio moltissimi MMORPG che permettevano, e tuttora lo fanno, di skippare completamente livelli, anticipare tempi di attesa per il crafting di item, avere una seconda possibilità in un dungeon o raid, di fatto non perdendo il loot acquisito, eccetera. La successiva evoluzione furono i bonus pre-order, DLC o beni fisici relegati esclusivamente al preordine del gioco in questione, che essi fossero puramente cosmetici, espansioni o beni fisici come action figure, statuette, artbook, eccetera. Arrivarono poi i daily rewards, delle ricompense giornaliere per aver effettuato l'accesso al gioco, per aver completato delle sfide specifiche o per aver passato un tot di tempo all'interno del gioco. Esse sono cumulabili e moltiplicabili. Più giorni consecutivi venivano ottenute e maggiore il numero di esso risultava alla fine. Poi ancora arrivarono i Season Pass, degli effettivi pass che fungono da raccoglitori di DLC, pagati anche prima della loro uscita. Ultima evoluzione, la più forte e resistente, fu il Battle Pass, un altro pass che permette al giocatore di ottenere elementi cosmetici e personaggi giocando continuamente al gioco in questione. Essi venivano, e spesso vengono, forniti in due modalità: a pagamento, quella più corposa di sbloccabili ed ottenibile tramite valuta di gioco acquistabile tramite denaro reale, spesso contenente anche dei booster di esperienza del profilo o del Battle Pass stesso. Gratuita, la versione decisamente più debole, con all'interno molti meno elementi ed in generale meno appetibili. Con essi arrivarono anche le famigerate loot box, delle scatole digitali contenenti elementi cosmetici e talvolta interi personaggi, acquistabili tramite valuta di gioco o incluse all'interno di Battle Pass, in cui all'interno vi era un calcolatore di probabilità studiato apposta per spingere il giocatore ad acquistarne sempre di più per ottenere elementi di rarità più alta, con più probabilità. Non solo con cosmetici del gioco base, ma spesso anche con eventi a tempo, i quali avevano le potenzialità di non tornare una seconda volta. Stesso discorso anche per i Battle Pass. Tutto questo insieme di possibilità di acquisto definiscono ciò che conosciamo come microtransazioni. Arrivati a questo punto concorderete con me sul fatto che sia una cosa rodata nel tempo e nei modi più disparati. Ma essi, da dove derivano? Chi furono i primi a sperimentare? I giochi a pagamento? Non del tutto. Seppur i giochi standard misero il piede nella maggior parte di essi con forti precauzioni, e qui vi voglio citare il casino che venne fuori quando uscì il DLC di The Elder Scrolls 4 Oblivion contenente l'armatura per la cavalcatura, coloro che applicarono la maggior parte di queste strategie ma in modo più spavaldo furono molti di quei videogiochi appartenenti alla categoria free to play, questo anche perché esse risultano essere le uniche possibilità che hanno di guadagno. Qualcuno percorse la via di una monetizzazione più omogenea e soprattutto onesta, però ciò non si può dire della maggioranza, dove abbiamo visto una tipologia di monetizzazione sempre più aggressiva e preponderante. Essi, soprattutto con i Battle Pass e le loot box, hanno aperto i cancelli per tutti gli altri, dimostrando che con essi si potevano fare pacconate di soldi, molti di più rispetto alle classiche vendite del gioco base più eventuali DLC. Questo perché essi si avvalgono di un tipo di monetizzazione tramite microtransazioni a lungo termine, mentre i classici DLC li acquisti solo una volta e basta. Questa tipologia di mercato viene definita live service. Unendo tutti i puntini si crea un quadro dove viene mostrato come noi, alla fine, stiamo perdendo sempre più il piacere di immergerci in storie e mondi di fantasia, di scriverne altrettanti o di scrivere la nostra storia all'interno di essi. Anche per questo motivo, quando la FOMO trasforma un passatempo o una passione in una sequenza di azioni passive e abitudinali, lì è dove vedo il nemico invisibile. È lì, ma noi non riusciamo a vederlo, e se non reagiamo ci porterà il conto, e spesso sarà pure salato.
Anche in questo caso, nel mio interrogarmi, mi sono chiesto come siamo riusciti a passare da un'armatura di ferro così resistente al piegarci a 90 gradi ed esserne pure felici. Su questo ed altri argomenti inerenti al mondo videoludico che magari affronteremo in futuro. Dall'essere stati dirottati su problemi più futili, scazzottandoci, metaforicamente, tra noi, come fossimo dei tori che seguono il fazzoletto rosso. Sarebbe molto interessante confrontarsi con uno psicologo o psicologa al riguardo. E dopo aver detto tutto questo po' di roba e aver definito un antagonista, un nemico comune, c'è un'altra cosa che vorrei dirvi. In realtà non penso che la FOMO sia veramente un nemico. Questo perché... Frena! Pillole, ma ti sei rincoglionito di colpo! Prima dici che è un nemico e poi cambi idea! Ma la coerenza è di casa! Ricky, hai mai sentito parlare di antitesi? No, perché? Questo la dice lunga. Ora, se non ti dispiace, se ti levi dalle scatole, ti do la spiegazione. Dicevo, non ritengo che esso sia un nemico perché tendiamo spesso a dare una fisionomia, a proiettare qualcosa che non ci piace o sentimenti negativi su qualcuno o qualcosa, anche uno strumento, di fatto personificandolo come un effettivo antagonista. Così facendo, però, sfuggiamo al focus corretto e, quindi, ad una visione più a 360 gradi. In questo caso vi inviterei a fare un passo indietro e vedere cosa c'è dietro la FOMO. E più specificatamente chi c'è dietro a questo fenomeno. Ora mi direte sicuramente che c'entrino i dirigenti aziendali, coloro che hanno una certa posizione di rilievo nel processo decisionale nella creazione di un videogioco. Beh, perché non lo chiediamo direttamente ad uno di loro? Secondo lei, si sta attivamente combattendo questo problema? Scemo io che mi aspettavo una risposta differente. Ma ciò ci fa capire che il vero nemico non è lo strumento stesso, la FOMO o chi ne cade vittima, bensì il sistema che la rafforza, che capitalizza sulla sensibilità e fragilità altrui. Non dobbiamo creare antagonismo contro qualcuno o qualcosa, ma criticare e muoverci attivamente per cambiare qualcosa che non va, sia nel piccolo che nel grande. Vorrei prendere in prestito una citazione di uno dei miei primi youtuber che seguì ormai un bel po' di anni fa, il compianto critico Total Biscuit. Una frase che divenne leggendaria. Don't hit the devs, hit the system. Una frase molto forte che mi è rimasta impressa per tutti questi anni e che, all'epoca, mi aprì parecchio la mente ad una visione più a 360 gradi sulla porre una critica. Spero che lo stesso possa farlo anche a voi, o anche più semplicemente farvi soffermare a riflettere. Ed ora vorrei sfatare un possibile mito che si potrebbe creare, ovvero che io riesca a fornire un'analisi così approfondita e vista dal di fuori, perché sono uno dei pochi miracolati a non essere mai stato colpito dalla FOMO. Se, magari. Al contrario, io riconosco di essermi fatto fregare più volte, ed il mio esempio più recente di cui voglio parlarvi è Disney Speedstorm, kart racing game free to play sviluppato e pubblicato da Gameloft. Non vi nascondo un amore incondizionato da parte del sottoscritto per i kart racing game, con esponenti come Mario Kart e soprattutto Crash Team Racing che hanno fatto da apripista per questo genere. Nel corso degli anni ne ho giocati veramente un sacco, sia titoli validi che brutti come la fame. Quindi quando venne annunciato Speedstorm catturò immediatamente la mia attenzione. Inizialmente decisi di aspettare a giocarlo, questo perché il gioco era accessibile acquistando un pacchetto Founder, però in futuro sarebbe divenuto free to play, la formula originariamente pensata. Quel giorno arrivò e mi ritrovai un gioco un po' differente dalle mie aspettative di free to play. Era ancora acerba la cosa, ma già si intuivano meccaniche più pay to win, come la possibilità di shoppare le shard o frammenti dei piloti tramite valuta di gioco, ma acquistabile tramite soldi reali.
Inizialmente mi sarei aspettato un gioco competitivo e bilanciato, ma che al tempo stesso avrebbe avuto tutti gli elementi precedentemente citati, e di base le potenzialità per esserlo le avrebbe, ma quell'elemento cominciò un effetto domino che lo portò a virare su di un altro tipo di scelte. Fidatevi, la Wall of Shame non finisce di certo qui, c'è di peggio ancora. Già qui c'era un campanello d'allarme grosso come una campana di una chiesa e normalmente sarei scappato a gambe levate, ma come mai sono rimasto? Il primo motivo è perché, quando divenne free to play, questo sistema era ancora acerbo ed in generale era molto generoso nelle ricompense. Sembrava ci fosse comunque un sentore di onestà, nonostante un grande e grosso problema. Il secondo motivo è, non troppo ironicamente, il gameplay. Nonostante presenti una versione molto vicina a Mario Kart più che a CTR, andando ulteriormente a semplificare la formula, è un gioco fatto bene. Il terzo ed ultimo motivo è perché, palesemente in disaccordo con queste scelte di marketing, lo avrei preso per quello che è e non gli avrei dato neanche un centesimo. Mi perdevo personaggi o eventi? Pazienza, tanto torneranno in futuro e se ci riuscirò li sbloccherò. Ora, sono passati un po' di anni dalla sua uscita. La situazione sarà migliorata o comunque è rimasta stabile, giusto? Assolutamente no! Le cose sono peggiorate con l'aggiunta di molteplici stratagemmi per spillare soldi all'utenza, addirittura barricando parti di contenuto dietro paywall. Stai progredendo nel Grand Prix e oh ma guarda, ti manca Gaston o non ce l'hai al livello giusto, impedendoti di proseguire. Nessun problema, acquista comodamente le sue shard spendendo un rene e se vuoi massimizzare i tuoi progressi o semplicemente non trovi shard di Gaston perché silenziosamente abbiamo ridotto considerevolmente la possibilità di fartelo trovare, dato che la sua rarità è viola, perché let's go gambling, allora acquista comodamente il pacchetto Max Out, il quale ti porterà automaticamente il personaggio a livello 50, quindi a 5 stelle. Ma massimizza ancora una volta e compra anche le shard dei suoi aiutanti, soprattutto quello d'oro che ti dà accesso alle sue abilità speciali, ed aumentando anche il livello di tutte le abilità per essere più efficaci. E sbaraglia quei poveracci dei giocatori free to play. E nonostante tutto ciò, ho comunque resistito e ho continuato a giocare, grindando dove possibile ed applicando il discorso chi se ne se non ci riesco, detto poc'anzi. E qui voi potreste tranquillamente dirmi: allora sei deficiente! Dillo, sono deficiente, lo so! E avreste completamente ragione. E tra le battute e le risate abbiamo colpito il punto cruciale del mio esempio. Nonostante ci fossero numerosi sentori che mi avrebbero dovuto far desistere, io, silenziosamente senza accorgermene, mi ero fatto vincere da una forma sicuramente più leggera, ma comunque presente, di FOMO. Senza prendere posizione, stavo mettendo avanti azioni meccaniche dedicate al grinding e stavo lasciando più indietro altre esperienze videoludiche più sane, più vicine a me. Nel meccanismo avevo integrato silenziosamente qualcosa che sarebbe dovuto restare fuori. Speedstorm mi è sempre piaciuto per il gameplay, ma l'ho altrettanto detestato per tutto il resto che gli ruotava attorno. La quotidianità del ripetere azioni meccaniche mi aveva ingannato nel credere che stessi giocando a qualcosa che in fondo mi piacesse, ma che in realtà era una maschera. Una mia non accettazione per quello che in realtà Speedstorm è: un mobile game infiocchettato e fatto uscire inizialmente su console e PC, poi su mobile, per eludere la pessima nomea che hanno proprio i mobile game. Un sistema creato inizialmente per attirarti, laddove non vi era pericolo, ma che poi, dopo poco, ha fatto cadere quella carta da parati e si è mostrato per quello che è in realtà. Prima vi parlavo di come il mondo oramai viaggi su di un treno non ad alta, ad altissima velocità, e di come più difficilmente riusciamo ad apprezzare appieno un'esperienza videoludica rispetto al passato. Ebbene, è proprio qui che nel mio viaggio introspettivo ho raggiunto l'atto finale: disconnettermi. Riprendendo nuovamente quei videogiochi del passato, ho potuto appurare e sottolineare con forza l'enorme differenza dei ritmi. Per questo motivo mi sono lasciato trascinare dalla nostalgia e mi sono denudato di quelle vesti moderne che mi vedono affrettato
ansioso e che ammetto un po' hanno influito sul come fruisco di questo medium. Mi sono disconnesso da tutto. In un certo senso sono regredito, ma così facendo mi sono riconnesso con le mie radici da videogiocatore. Ho abbracciato la calma, la lentezza ed i ritmi meno frenetici del passato, cose che ho vissuto sulla mia pelle. Non ho sentito il peso di infiniti mondi da visitare e poco tempo a disposizione per farlo. Non dovevo arrivare per forza fino alla fine per poter esporre critiche o analizzare. Non dovevo perché lo volevo. Ho abbracciato le mie radici e mi sono interrogato su cosa ha dato il via a tutto, cosa ricerco e perché sono appassionato di videogiochi, mondi da esplorare, storie, creatività, sfida ed arte. Questi sono i principi che mi hanno mosso sin dalla tenera età. Ne sono uscito rinnovato, evoluto e con un nuovo strato di coscienza. Qualcosa che beneficia il me videogiocatore ma anche il me creator, dato che le due cose vanno di pari passo. Detta così sembra un viaggione con misticismi annessi, ma nonostante la spiritualità sia un concetto che mi affascini, in alternativa avrei un grosso motivo in meno per essere legato ad Oddworld. Oh no, l'ho fatto di nuovo. Non è esattamente ciò che è avvenuto. Sono un inguaribile narratore romantico, non potevo non elevare la mia narrativa in qualche modo. Non a caso nei mondi fantasy mi rappresento come un bardo. Tornando a noi, con questo discorso avete avuto modo di capire in modo molto più incisivo del perché io reputi fondamentale il retro gaming. In futuro realizzerò un video dedicato in cui vi svelerò il 100% di quello che penso. Sarà un video apripista per un nuovo format. Ma qui si parla di cose passate nel futuro, nonostante io guardi molto ad entrambi, cerchiamo di restare anche nel presente. Almeno una volta ce la posso fare a farlo. Ed ora che il nostro piccolo viaggio è terminato, direi che possiamo passare alle conclusioni. Ci tengo a specificare che il mio definire la FOMO non un nemico non vuole essere una deresponsabilizzazione del problema, ma, come anche specificato prima, un invito ad una riflessione più profonda. Oltre a ciò, mi rendo conto, soprattutto in alcuni esempi di prima, di aver un po' ridotto all'osso tutte le sfumature presenti all'interno della FOMO. Nuovamente, come affermato prima, non ho alcuna nozione né competenza per parlarne in modo approfondito dal punto di vista psicologico. Il mio obiettivo non è di certo quello di fare terrorismo psicologico e dire «Oh mio Dio, salvatevi, fuggite, siamo perduti!» E spero che questa cosa si sia compresa. In ogni caso, però, se qualcuno di voi dovesse riconoscere problematiche più importanti legate al tema, il mio consiglio spassionato è quello di rivolgersi ad uno specialista per farsi aiutare nel migliore dei modi. Quindi, definito ciò, che cosa ne pensate di questo argomento? Vi è mai capitato anche a voi di riconoscere alcuni atteggiamenti vicini alla FOMO? Come sempre, fatemelo sapere qui sotto nella sezione commenti. Bene, direi che ho detto tutto. Non mi resta altro da fare se non lasciarvi all'outro. Ed eccoci arrivati al vero finale di questo video. Prima di salutarci però vorrei ricordarvi un paio di cosette. La prima ovviamente è di farmi sapere cosa ne pensate, come sempre qui sotto nella sezione commenti. E la seconda è una serie di azioni, come lasciare un mi piace a questo video se vi è piaciuto, iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto, attivando anche la campanellina, così da essere sempre notificati sull'uscita di nuovi contenuti, condividerlo con i vostri cari e in generale con chi sapete che potrebbe essere interessato a questo tipo di contenuto, e seguirmi anche sui miei social, che trovate comodamente qui sotto nella descrizione. Quindi, detto ciò, dal vostro Pillole è tutto, vi ringrazio per essere arrivati fin qui e ci rivediamo ad un prossimo video. Pillola out.